Ciao, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale o bentornati. Questo è un nuovo video tutorial, come si può notare, e si tratta questa volta di un gilet. Il gilet che ho chiamato Incanto d'Onda, visto e considerato che ho già una linea Incanto d'Onda dove troverete degli scialle, dove troverete dei poncho, cosa ho fatto ancora, il cardigan, la maglia Incanto d'Onda, mancava il gilet ed eccolo qua. Allora ve lo mostrerò nel dettaglio, tra l'altro non è la mia taglia, altrimenti questa volta l'avrei proprio indossato, ma è la taglia della mia mamma. Difatti è dedicato alla mia mamma questo gilet, però mentre l'ho fatto, anzi quando già l'avevo finito, mi è venuta voglia di farvi il tutorial, magari può servire anche a voi perché lo trovo veramente un qualcosa di utile, veramente utile. Basta una maglietta, va bene così come l'ho messa io, a maniche corte o maniche lunghe, oppure su un abito, su un vestitino o una camicetta, come piace a me. Io amo le camicie, quindi perché no, anche una camicetta. E lo si può fare per tutte le taglie, lo sapete che io amo questa cosa del tutte le taglie, proprio e senza fare calcoli. Cuciture ce ne sono 3, quindi facilissimo da fare. Partiremo dalla nostra ascella per poi andare avanti, quindi faremo 2 parti, la parte destra e la parte sinistra, con il punto Incanto d'Onda, che voi conoscete già, cioè chi mi conosce conosce il punto Incanto d'Onda. Ora ve la faccio vedere nel dettaglio e vi faccio vedere anche, se riesco, perché non ci sta non ho un manichino per bambini e non ho un bambino, una bambina per poterlo indossare, e quindi cercherò di farvelo vedere, perché per farvi il tutorial ho iniziato dicendo ok, facciamo un campioncino di questo tutorial, così ve lo faccio in breve tempo. E così non è stato, per me non è mai così in breve tempo, e alla fine è venuto fuori un qualcosa di delizioso per una bambina di, io penso, sui 3-4 anni, più o meno, e lo vedrete perché inizieremo insieme, poi lo vedrete fare e cerco di farvelo vedere anche adesso in questa anteprima. Comunque adesso ve lo mostro nel dettaglio, ok? Intanto un bacino. Ecco, cerco di mostrarvelo, guardate che delizia che è. Perlomeno, scusate, me lo dico sempre da sola, però da un campioncino che appunto dicevo nell'inizio tutorial, e praticamente poi l'ho finito perché mi sono resa conto che la taglia dovrebbe essere intorno ai 3-4 anni. Purtroppo non ho una modellina che me lo possa indossare, peccato perché volevo farvelo vedere proprio indossato. Quindi come vedete riuscirete a realizzarlo sia per le bambine, perché è un punto molto femminile questo, sia per le bambine ma anche per noi adulte. Allora, quello che appunto vi dicevo, Incanto d'Onda è sempre lui, quello che vi dicevo è che ha soltanto 3 cuciture, 1, 2 e quella sul retro. Per il resto andremo avanti tutto ad uncinetto, potremo realizzare qualsiasi larghezza, lunghezza, vi spiego ovviamente sempre tutto nel tutorial. Questa è la parte avanti, vediamo se mi riesce senza fare danni a farvi vedere anche la parte dietro, che è questa. Come vedete anche il bordino è di Incanto d'Onda, la cucitura è invisibile tra le 2 parti, e poi potrete, io sono andata avanti fino qui, ma potrete andare avanti nella lunghezza che a voi interessa, anche lunghissimo, potete farlo lungo quanto desiderate. Quindi questa, come dicevo prima di cadere, questa qui è la parte dietro. Ok, e questa è la parte avanti. Poi potete mettere i bottoni o no, ecco, dipende da voi. Io per realizzare questa taglia, che è una 46/48,
e ho usato circa 400 grammi. Comunque per il filato vi lascio il link sotto dei filati che io ho utilizzato, così che più o meno per rendervi conto della lunghezza del filato che ho usato, per magari se avete dei filati vostri o se volete acquistare filati che ho acquistato anch'io a mia volta nel sito. Vi lascio tutto, comunque vi lascio tutto. Intanto vi lascio ancora un attimo per guardarla e spero che vi piaccia, spero davvero che vi piaccia per riuscire a realizzarla insieme a me, e vi dico già subito, non vi preoccupate, non è così difficile come sembra, ci mettiamo al lavoro. Per realizzare il gilet in canto d'onda ho utilizzato la tecnica, quella che parte da sotto l'ascella. Quindi dobbiamo realizzare un tot di catenelle per la parte sotto ascella e un tot di catenelle, che adesso andremo a vedere, per realizzare la nostra altezza scalfo, sia da una parte che dall'altra. Praticamente è una U che dobbiamo realizzare, ok? E con questa tecnica ho inserito il punto in canto d'onda, della quale vi ho fatto diversi tutorial, dalla mantella alla maglia eccetera, e anche le piastrelline, insomma ne ho fatte di incanto d'onda, ma mancava il gilet, quindi come già detto, quindi andiamo subito a vedere quante catenelle dobbiamo fare per realizzare il nostro scalfo. Allora, prima di tutto dobbiamo decidere con centimetro alla mano che altezza dobbiamo fare dalla nostra spalla alla nostra ascella, ok? Quindi il nostro scalfo. Io ho scelto 39 centimetri, chiedo scusa, 22 centimetri, ok? Quindi 22 centimetri per dalla mia spalla alla mia ascella. Per il sotto ascella 7 centimetri, e ovviamente dalla parte opposta devono essere le due gemelle, quindi 22 centimetri, 22 e 7 centimetri. Quindi potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, qualsiasi. Fate una catenella che vi dia i centimetri, non stiamo a fare, guarda, non vi complico la vita, non andiamo a fare nessun tipo di multiplo. Piuttosto, quando inizieremo a fare il punto in canto d'onda, vi faccio vedere come sistemare i punti, visto e considerato che non vi do un multiplo, proprio per non rendervi la vita difficile. Ve la renderò facile anche quando ci saranno le ondine e dovremo quindi sistemare bene i punti. Quindi quello che io ho fatto sono proprio 92 catenelle, sono quelle che ho fatto, quindi ho 39 catenelle da una parte, 39 catenelle dall'altra e 14 catenelle proprio qui. Questi sono i centimetri, confondono anche me, quindi che non confondano voi, a parte che quando iniziate questi sono centimetri e queste sono le catenelle che ho utilizzato, ok? In totale sono 92. Ho utilizzato con il Dora, che è il filato che a me piace tantissimo, vi lascio il link se volete utilizzare lo stesso filato proprio sotto il box, nel box informazioni sotto il video, e con questo filato ho utilizzato l'uncinetto 3,5. Io vi farò solo un campioncino, ok, perché tutto sommato è molto facile, però vi devo indirizzare, no? E far capire come utilizzare in canto d'onda per il gilet. E per questo campioncino utilizzo un filato un po' più spesso, così mi aiuta ad andare un po' più veloce. vi posto subito o quasi appena finito il tutorial ed è il filato Rockstar Color. Quindi farò un campioncino. Attenzione, voi tenete conto che queste sono le misure e le catenelle che io ho utilizzato,
e ho tra l'altro realizzato per una taglia, perché non è per me ma lo regalo alla mia mamma, per una taglia 46/48 ho utilizzato quasi tutto il lotto da 400 grammi, ok, quasi tutto, quindi diciamo fino a una 46-48 non l'ho fatto molto lungo perché non ci stavo proprio con il lotto, comunque diciamo una 46 piena, ecco, basta un lotto, oltre la quale dovete scegliere, se scegliete il filato d'ora dovete scegliere 2 lotti. E poi cos'altro dirvi? Che niente, faccio il campioncino, quindi partiamo col campioncino. Partiamo quindi con fare il 39 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 e arriviamo a 39 catenelle. E quando arriviamo a 39, nella 39esima mettiamo un segnapunto. Ok, adesso andiamo a fare le 14 maglie che servono per il sotto ascella, quindi 1 2 3, andiamo avanti fino a 14. Quando arriviamo alla 14esima prendiamo l'altro marcapunto e segniamo la 14esima. Adesso riprendiamo e andiamo a fare 39 catenelle, 1 2 3 4 5 6 fino a 39. Arrivati alla 39esima, quindi abbiamo fatto 39 14 e 39, alla 39esima teniamo il dito sulla 39, tiriamo su 1 2 e 3 catenelle. Adesso andiamo indietro di una e facciamo una maglia alta, e quindi sono già 2 maglie alte. Adesso andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta di base, prendendo la parte solo superiore della catenella. Vedete, questa è la catenella, noi prendiamo solo quella sopra, in questo modo, e andiamo a fare tutte le catenelle fino ad arrivare al nostro, andiamo a fare tutte le maglie alte nelle catenelle sottostanti, una per ogni catenella, fino ad arrivare al nostro segnapunto. Arrivati al segnapunto dobbiamo iniziare a fare il nostro angolino, quindi entriamo dove c'è il segnapunto e andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto, due catenelle e di nuovo 2 maglie alte sempre nello stesso punto. E abbiamo fatto il nostro primo angolo, e quindi una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare al nostro secondo marcapunto. E quando arriviamo al segnapunto all'interno facciamo di nuovo un altro angolino che è composto sempre da 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, 2 maglie alte, e abbiamo il nostro secondo angolo. Dopo aver realizzato il secondo angolino, come mostrato, andiamo a lavorare una maglia alta su ogni catenella di base, quindi non c'è nessuna novità. Quando avete terminato, controllate di avere le stesse maglie alte, compreso ovviamente la metà del vostro angolo, le stesse maglie alte da una parte e dall'altra. A questo punto, quando avete controllato di avere le stesse maglie alte, per questo lato qui non serve
controllate solamente di avere le stesse maglie da destra e a sinistra, a questo punto possiamo procedere col secondo giro. Se per caso non avete le stesse identiche maglie, allora c'è qualcosa che non va, dovete scucire e rifare di nuovo tutto, ma vedrete che avrete le stesse identiche maglie. Continuiamo col secondo giro. Facciamo 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e facciamo una catenella aggiuntiva, che è quella di separazione. Allora, la maglia alta, diciamo costituita da 3 maglie, 3 catenelle, parte da qui. Noi quindi dobbiamo saltare questa maglia, questa è occupata, questa la saltiamo, andiamo in quella successiva, quindi 1 la saltiamo e una lavoriamo all'interno della stessa una maglia alta. Quindi una catenella di separazione, saltiamo una maglia e in quella successiva una maglia alta. Vediamo di posizionarci in modo che voi, ok, in modo da potervi mostrare nel miglior modo possibile. Allora, di nuovo catenella, saltiamo una maglia alta, catenella, saltiamo una maglia, maglia alta e continuiamo così fino ad arrivare al nostro angolino. Arrivati nel nostro angolino, io ne salto una, entro direttamente sulla maglia alta, catenella, entro nel, vedete non ne ho più da lavorare, entro nel mio angolino e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, entro di nuovo dentro, 2 maglie alte, recupero un po' di filo, una catenella di separazione, salto una, nella seconda una maglia alta, catenella di separazione, salto una, nella seconda maglia alta, catenella di separazione, salto una, nella seconda maglia alta, catenella di separazione, qui ne ho solo più una, quindi non è un problema, entro direttamente nella maglia alta. Per favore, amiche che mi state seguendo e amici, non fasciatevi la testa. Se vi rimane una catenella, avete visto che ho fatto la catenella e sono saltata dentro il mio angolino. Se qui invece ne avevate 2, io posso saltare questa, vado nell'ultima e faccio la maglia alta e poi qui ho una catenella. L'unica cosa che vi chiedo è di fare attenzione come avete finito l'angolo, così vicino in prossimità dell'angolo, così dovete continuare, quindi dovete proseguire dalla parte opposta, dovete fare 2 cose gemelle. Quindi se qui io la maglia alta ho fatto, quindi catenella, e la maglia alta l'ho fatta subito qua, devo ripartire nello stesso identico modo. Quindi non vi fasciate la testa se c'è una catenella o 2, se c'è una sola catenella fate in questo modo, quindi subito nell'angolo. Se ci sono 2 catenelle come invece avete visto qui, semplicemente l'ultima catenella la fate come di dovere, come bisogna farla, quindi saltate una e qui fate la maglia alta, però qui mi fate la catenella e ripartite nello stesso modo in cui avete lasciato. A questo punto io proseguo con una catenella, salto una e andiamo sulla maglia alta, una catenella, salto una, maglia alta e vado avanti così. Vi dico questo perché a volte mi arrivano dei messaggi dove su determinati progetti magari dove appunto dico la stessa cosa, non vi fasciate la testa se c'è una maglia, una catenella in più o in meno, non succede assolutamente nulla, ok? E però mi scrivete terrorizzate, comunque sia, non compiaciute dal fatto di avere 1 o più catenelle. Ecco, veramente, se vi dico non vi preoccupate, perché non c'è proprio bisogno di preoccuparsi, cerchiamo di divertirci e non pensare a quella maglia in più o in meno, ok? Quando si può ovviamente, ma quando si può ve lo dico.
ok? Quindi quando io vi dico, qui saltiamo l'ultima, andiamo, ovviamente voi ne avete molte di più, quando vi dico appunto non preoccupatevi, perché potete tranquillamente non preoccuparvi. Ora ciò che noi dobbiamo andare a fare è contare quanti fori abbiamo da questa parte e quanti da questa. Se sono corretti abbiamo fatto un lavoro ok. Controllato di avere gli stessi fori da questa parte e da questa, procediamo con il terzo giro. Terzo giro parte con 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare una maglia alta nel foro, una maglia alta su ogni maglia alta che incontriamo, quindi una nel foro, una sulla maglia alta, una nel foro, una sulla maglia alta, e questo lo andiamo a fare fino all'angolino dove lavoreremo una maglia alta su ogni maglia alta. Arrivati all'angolino, come detto, lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta, quindi sono 2 anche sull'angolino, e questo è il foro del nostro angolino dove entriamo all'interno e facciamo il nostro classico angolo: 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. E ora faccio la stessa cosa, cioè lavoro una maglia alta su ogni maglia alta di base. Quindi quando vedo una maglia alta so che devo fare una maglia alta, e nel foro devo fare una maglia alta. Quindi sulla maglia alta e nel foro una maglia alta, e continuo così fino ad arrivare al secondo e ultimo angolo, dove farò una maglia alta su ogni maglia alta e 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nell'angolino. E poi riprendo a fare una maglia alta su ogni maglia alta. Qui ho il foro e quindi faccio la maglia alta, e ok, e proseguite così fino alla fine del giro. Quindi dove c'è il foro farete la maglia alta e sulla maglia alta la maglia alta. Finiamo il giro, siamo alla fine del terzo giro. Vedete che io ho questo spazio, ma in questo spazio io devo fare una maglia alta perché qui abbiamo la catenella. Poi nella terza catenella, quindi 1 2 3, entro con la testa del mio uncinetto, prendo il filo e faccio la mia maglia alta. Ok, questo è la fine del mio terzo giro. Non vi ho detto che con il Rockstar Color sto usando il 4,5, mentre con il Dora ho utilizzato il 3,5, ok, come filato. Abbiamo finito quindi il terzo giro. Partiamo con il quarto giro. Allora, quindi sempre 3 catenelle per girare. Ora andiamo a fare, innanzitutto a scegliere qual è il vostro dritto. Io direi non c'è proprio molta differenza, quindi sì, questa qui, questo lo rendo retro e questo il dritto. Perché vi dico questo? Perché adesso sceglieremo dove mettere a rilievo la maglia alta. Quindi la maglia alta io voglio che venga da questa parte, perché qui mi piace di più. Voi vedete voi, scegliete voi. Quindi che cosa faccio? Io prendo il filo sull'uncinetto, vado intorno alla seconda maglia, così, vedete, io metto a rilievo verso di me la maglia alta, prendo il filo e faccio la mia maglia alta, e quindi il rilievo mi verrà nella parte che io ritengo essere dritta.
filo sull'uncinetto, faccio la stessa cosa, passo dietro alla stanghetta della mia maglia alta, prendo il filo e lavoro senza problemi la maglia alta. Quindi questo, maglia alta, e andiamo a fare tutte le maglie alte a rilievo. Ok, in questo modo. Questo sarà il lavoro che farete nel quarto giro. Arriviamo quindi al nostro angolo e ci ritroviamo. Lavorate così tutte le maglie alte. Come vedete ho lavorato dalla prima all'ultima maglia alta. Ho qui l'angolino, entro dentro, l'angolo si farà sempre in questo modo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Perfetto. E qui adesso dobbiamo lavorare la parte più piccola, quindi sempre nello stesso modo. Mettiamo a rilievo questa maglia, quindi io passo dietro la maglia, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Vedete il giro del filo? Prendo il filo, lo passo proprio, passo l'uncinetto dietro il corpo della maglia, passo il filo sul davanti e maglia alta. Quindi andate avanti così fino ad arrivare al vostro angolino e poi per l'angolo fate la stessa cosa. Quindi lavorate anche queste 2 maglie alte, perché con questa lavorazione vanno lavorate tutte le maglie alte, mi raccomando, e nell'angolino 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e fate la stessa cosa dalla parte opposta. Arrivata alla fine del quarto giro, quindi lavoro ancora la penultima e l'ultima invece 1 2 sulla terza catenella d'inizio, 1 2 3, entro e faccio la mia maglia alta. Perfetto, il quarto giro lo abbiamo terminato e il risultato sul davanti sarà questo. Che carino, così piccolo. Fare il quinto giro. Entriamo sopra la prima maglia alta, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, filo sull'uncinetto. Entriamo ora nelle prime 2 costine della nostra maglia bassa, quindi questa e questa. Prendiamo il filo, chiudiamo le prime 2 asoline e teniamo l'ultima. Filo sull'uncinetto, facciamo la stessa cosa nello stesso punto, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo le prime 2 asoline. Di nuovo per 3 volte dobbiamo farlo. Filo sull'uncinetto, entriamo nelle 2 costine della nostra maglia bassa, prendiamo il filo e chiudiamo solo 2 asoline. Sull'uncinetto abbiamo 4 asoline, prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Ora contiamo 1 2, nella terza entriamo e facciamo una maglia bassa. Si ricomincia da capo, quindi 1 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima
e nella seconda costina della maglia bassa prendiamo il filo e chiudiamo le prime 2. Filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo, prendiamo il filo, chiudiamo solo 2. Filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo, prendiamo il filo, chiudiamo solo 2. Abbiamo 4 asoline sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme. Contiamo 1, 2, nella terza maglia bassa e ricominciamo. 3 catenelle, entriamo nelle costine della maglia bassa, chiudiamo 2, entriamo, chiudiamo 2, entriamo, chiudiamo 2, abbiamo 4 asoline chiuse insieme, contiamo 1, 2 e nella terza maglia bassa. Andiamo avanti così fino ad arrivare vicino al nostro primo angolo. Ecco, sono arrivata in procinto al mio angolino ed è qui che voglio tranquillizzare tutti. Allora, come vedete io sono a 1, 2 e 3, qui inserirò la mia maglia bassa. Allora innanzitutto finiamo la mia ondina, arrivo e vi spiego. Ok, chiudo la mia ondina, io dovrei contare 1, 2, 3 e faccio la mia maglia bassa e vedete ne ho una, me ne avanza una, potrebbe avanzarvene una, potrebbe anche non avanzarvi, ok? Quindi io quello che vi chiedo è questo: per favore non preoccupatevi di questa maglia che eventualmente vi rimarrà. Se vi rimane fate esattamente come ho fatto io, quindi anziché fare, quindi contiamo 1, 2, nella terza faccio la mia maglia bassa, poi continuerò con una catenella e all'interno faccio le mie 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, ok? Quindi se voi invece arrivate giusti farete, se arrivate giusti, quindi avete 1, 2 e 3, questa non c'è, voi andrete nella terza, quindi che è l'ultima, fate la maglia bassa, la catenella e entrate dentro, ok? Quindi in qualsiasi modo voi arrivate verso la fine non è un problema, addirittura potete anche chiudere in questo modo, anche se qui non ne ho 2 più la terza dove io mi aggancio, ma mi aggancio nella quarta, ok? Vi faccio rivedere e non è un problema, ripeto, non è un problema. Ecco. Aspettatemi. Ok, io torno a fare 1, 2 e nella terza faccio una maglia bassa. Poi faccio una catenella che comunque va fatta. Quando fate la maglia bassa fate una catenella per entrare nel vostro angolo e nel vostro angolo farete le 2 maglie alte, le 2 catenelle e le 2 maglie alte e fin qua ci siamo, ok? Poi girate il vostro lavoro e continuate come adesso vi mostro. L'unica cosa che vi chiedo è questa: tante sono le ondine dalla parte destra, tante saranno nella parte sinistra, ok? Quindi come finite da questa parte, così iniziate dall'altra parte. L'unica regola è questa: dovete fare le stesse onde sia da una parte che dall'altra. Controllate bene sempre ogni giro, perché potrebbe sfuggirvi una maglia e non avete più la parte destra e sinistra uguale. Ok, quindi è l'unico accorgimento. Per il resto, per favore, non vi state a puntare su una maglia in più, una maglia in meno, ok? Tanto viene uguale, credetemi.
quando abbiamo fatto l'angolo facciamo una catenella per scendere, andiamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia bassa sulla quale andranno le 3 catenelle e poi si riprende a fare le nostre onde. Quindi 1, 2 e 3. Contiamo sempre 1, 2 e nella terza una maglia bassa. Vado avanti fino all'angolo e poi vi mostro. Sono arrivata alla fine della parte, diciamo, sotto del nostro braccio, quindi quella più corta. Conto 1, 2, ecco qui sono arrivata giusta, quindi nella terza faccio la mia maglia bassa, la catenella e poi vado nell'angolo a fare le 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo e faccio 2 maglie alte, l'angolo rimane così. Ora ecco che sono dalla parte opposta del lato lungo, ok? Quindi questo l'abbiamo già fatto, dobbiamo fare questo. Quindi io devo partire come ho lasciato. Quindi io cosa ho fatto? Ho saltato la prima maglia, ricordate, no? Di qua, che questa maglia non l'ho lavorata, quindi questa l'ho saltata e vado su questa a fare, sulla seconda, quindi a fare la maglia bassa. Ma se voi siete arrivati giusti da questa parte, andrete subito nella prima, ok? In base a come avete finito di qua, ripartite di qua. Quindi io parto in questo modo e vado a fare la mia ondina. Conto 1, 2 nella terza maglia bassa e continuo a fare tutte le ondine fino ad arrivare alla fine. Sono arrivata alla fine del mio giro, quindi conto 1, 2 e la terza andrà proprio sopra quella di partenza, l'ultima praticamente formata da catenelle, quindi 1, 2 nella terza catenella, entro con l'uncinetto, prendo il filo e faccio la mia maglia bassa e abbiamo così terminato il nostro 2, 3, 4, quinto giro. Andiamo a fare il nostro sesto giro. Siamo qui, facciamo le nostre 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, andiamo a fare altre 2 catenelle senza prendere il filo sull'uncinetto, andiamo sopra la catenella della nostra onda, questa, entriamo e facciamo una maglia bassa. Ora 3 catenelle e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nel giro precedente, quindi andiamo a fare delle onde nello stesso identico modo. Questo filato è caldissimo, mi squaglia le mani, ragazzi. Proprio mi squaglia le mani. Ecco, quando abbiamo fatto l'ondina, ovviamente questa volta andiamo ad agganciarci sempre nella parte alta dell'onda, che è quella delle catenelle, con una maglia bassa e si ricomincia. Quindi se volete un filato caldo, questo wow. Oltre ad essere morbidissimo, è caldissimo. Chiudiamo le 3 e ci agganciamo sopra la nostra ondina, proprio qui, dove c'è la catenella, all'interno, vedete? Così, con una maglia bassa. Andiamo avanti così con tutte le ondine per tutto il giro, fino ad arrivare al nostro angolo. Arrivati al nostro primo angolo, vedete abbiamo fatto le seconde ondine, arrivati al nostro primo angolo, agganciamo questa ondina nell'ultima maglia, che è quella ovviamente del nostro angolo, vedete, nell'ultima maglia alta qui, con una maglia bassa. Quando siamo con le maglie basse e siamo vicino all'angolo, dobbiamo sempre fare una catenella per alzarci o per scendere. Quindi formiamo il nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte,
e poi dobbiamo scendere, quindi catenella, scendiamo nella prima maglia alta, qui abbiamo bloccato nell'ultima maglia alta e qui scendiamo dopo aver fatto la catenella nella prima maglia alta, quindi qui, e facciamo la maglia bassa e proseguiamo con 3 catenelle e via dicendo. Andiamo a fare la nostra prima ondina della parte corta. Come vedete adesso io devo bloccare l'ondina sull'ondina, ok? Qui, sulla parte alta dell'onda sottostante. E vado nella parte sopra della mia onda del giro sottostante. Continuo così fino all'angolo. Ho finito il giro corto, quindi vado a fare la mia chiusura del giro. La mia onda la bloccherò nell'ultima maglia alta del giro con una maglia bassa, una catenella per alzarmi e vado nell'angolo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 1 e 2 maglie alte. Ora devo scendere, quindi farò sempre la mia catenella e nella prima maglia alta vado a fare la mia maglia bassa. Formerò ora la mia prima onda, come abbiamo già fatto fino adesso, e bloccherò la mia onda sull'onda del giro sottostante nella parte della catenella. Questa. Tiro su le 3 catenelle e proseguo con le mie ondine fino ad arrivare a fine giro. Quando arriviamo alla fine del giro facciamo la maglia bassa sull'ultima ondina, poi tiriamo su 2 catenelle che sono le catenelle di separazione e qui dobbiamo andare nella maglia bassa del giro sottostante a fare, vedete, questa è l'ondina e qui c'è la maglia bassa. Io entro proprio in questa maglia bassa e faccio la maglia alta, così. Quindi la maglia bassa è sulla catenella dell'onda sottostante, 2 catenelle scusate, di separazione e la maglia alta proprio dove finisce o dove inizia la mia onda, ok? E qui c'è proprio la maglia bassa, proprio qui. Vedete? Aspettate che vi faccio vedere bene. Questa è l'onda del giro sottostante, sopra le ho fatto la maglia bassa, 2 catenelle e la maglia alta va proprio dove inizia o finisce, a seconda di come uno la vede, la nostra ondina del giro sottostante. Ok? Qui c'è la maglia bassa, io entro proprio lì. Abbiamo finito così il 6° giro. Procediamo col nostro 7° giro. Tiriamo su 3 catenelle che sostituiscono la nostra maglia alta più 2 catenelle di separazione. Andiamo a fare ora la prima maglia alta sulla prima maglia bassa di base, 2 catenelle di separazione, sulla maglia bassa facciamo una maglia alta, quindi in mezzo ci sarà la nostra onda, 2 catenelle, sulla maglia bassa una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo l'onda, sulla maglia bassa facciamo una maglia alta, 2 catenelle, sulla maglia bassa, quindi saltiamo l'onda e qui facciamo sulla maglia bassa una maglia alta
e procediamo così fino ad arrivare al nostro angolo. Sono arrivata alla fine del giro. Ok, qui ho il mio angolo, faccio le 2 catenelle, entro nell'angolo e lo creo come ho sempre fatto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, poi 2 catenelle di separazione, vado sul primo punto basso che è quello che precede la mia onda, quindi qui, e faccio la maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia bassa, maglia alta sulla maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare dove c'è il nostro secondo angolino e ci sono arrivata. Questa è la mia ultima maglia bassa, 2 catenelle di separazione e faccio il mio angolo. Recupero anche un po' di filo. Ok, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora facciamo l'altro lato, quindi 2 catenelle sulla maglia bassa, faccio la maglia alta. Vedete, quindi ho saltato le maglie alte del giro sottostante, sono entrata direttamente sulla maglia bassa e continuo così fino ad arrivare alla fine del mio giro. Arrivati alla fine del settimo giro, continuiamo con le 2 catenelle e poi nella prima catenella che abbiamo fatto contiamo 1, 2 e nella terza entriamo con la testa del nostro uncinetto e facciamo l'ultima maglia alta. E così abbiamo finito anche il nostro settimo giro. Giro numero 8. Una catenella, giriamo il nostro lavoro e sulla prima maglia alta andiamo a fare una maglia bassa. Nello spazio di 2 catenelle faremo 2 maglie basse e sulla maglia alta una maglia bassa. Nello spazio 2 maglie basse, sulla maglia alta una maglia bassa. Quindi nello spazio dovete semplicemente seguire, avete 2 catenelle e fate 2 maglie basse, mentre sulla maglia alta ci sarà solo una maglia bassa. Proseguite così fino al primo angolo. Quando arrivate all'angolo del giro con le maglie basse è proprio l'unico momento in cui cambiare il tipo di angolo, ma semplicemente anziché fare le 2 maglie alte faremo le 2 maglie basse. Ok? 2 maglie basse anziché le 2 maglie alte. Le catenelle di separazione sono sempre 2, rientrate di nuovo dentro e fate 2 maglie basse. E poi ovviamente abbiamo lavorato le maglie basse anche sulle maglie alte del giro sottostante, ok? Quello dell'angolo, come sto facendo adesso io qui. Ok, e poi lavorerò le 2 maglie basse nello spazio e una sulla maglia alta fino ad arrivare all'angolo opposto. Arrivate dalla parte opposta, quindi nell'ultimo angolo, nel secondo e ultimo angolo,
e ho lavorato la maglia bassa, una in ogni maglia alta del giro sottostante, quello dell'angolo, entro e faccio 2 maglie basse, 2 catenelle, rientro e faccio 2 maglie basse, giro nel lato lungo, lavoro una maglia bassa in ogni maglia alta che trovo, che sono 2, e poi nello spazio 2 maglie basse e, come sempre, una maglia bassa sulla maglia alta, e continuiamo così fino alla fine giro. Quando arrivo alla fine del giro, nello spazio farò sempre 2 maglie basse e poi conto 1, 2 nella terza catenella, faccio la mia ultima maglia bassa. E così abbiamo finito il nostro settimo giro. Questo è il retro e questo è il davanti. Andiamo ora a realizzare il giro numero 9. Ok, allora giro numero 9 è come quello che abbiamo fatto sotto, quindi andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e facciamo 2 catenelle di separazione. Andiamo ora semplicemente a seguire, non contate neanche le catenelle, quello che ci interessa è fare una maglia alta sulla maglia alta, quindi ovviamente dobbiamo andare sulla maglia bassa, ok? Quindi in corrispondenza della maglia alta sottostante, quindi qui 2 catenelle, quindi questa è la maglia alta, io vado sulla maglia bassa e faccio la mia maglia alta, 2 catenelle sulla maglia alta in corrispondenza della maglia bassa che devo lavorare, ok, 2 catenelle, 1, 2, nella terza sarebbe poi, no? Però per non farvi confondere vi dico semplicemente basta seguire la linea, così, qui, qui, continuate così fino ad arrivare al vostro angolo, così non state neanche a contare. Ecco, quando arrivate qui, allora la maglia bassa andrà fatta proprio sulla maglia alta, cioè in poche parole, vedete che qui c'è il mio angolino del giro, non delle maglie basse ma delle maglie alte, quindi questa sarebbe la prima in corrispondenza di questa maglia qui, quindi 1, 2 nella terza sempre, no? Però diciamo che all'occhio vi è comodo anche guardarla in questo modo qui. Poi fate 2 catenelle di separazione e andate nel centro dell'angolino che abbiamo fatto di maglie basse, nel centro faremo invece il classico, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e rifaccio la stessa cosa, quindi qui in corrispondenza all'ultima delle 2 maglie alte, qui faccio la mia maglia alta qui, ok? Quindi ne salto di più, se notate, 1, 2 e 3 e vado direttamente proprio sopra in corrispondenza della maglia alta. L'importante è che sia questo il disegno che andiamo a fare. L'ultima maglia alta è in corrispondenza di questa maglia alta e la prima maglia alta in corrispondenza di questa, quindi la prima maglia alta e l'ultima maglia alta del mio diciamo angolo, ok? E proseguite semplicemente così. Vedete, io non guardo neanche quante catenelle ho sotto perché so di entrare nella terza catenella, no? Così,
e andate avanti così fino alla fine di questo giro. Poi mi fate lo stesso angolo, anzi l'angolo lo rifacciamo di nuovo insieme. Eccomi, allora sono di nuovo vicino all'angolo, quindi in corrispondenza di questa maglia alta, 1, 2, nella terza, quindi proprio, vedete, faccio la mia maglia alta, poi faccio 2 catenelle, salto tutto fino ad arrivare al centro del mio angolo. Nel giro precedente avevamo le maglie basse, qui invece abbiamo le maglie alte, come sempre, come in tutti i giri, tranne quello delle maglie basse, il resto è sempre fatto con maglie alte. E poi di nuovo 2 catenelle, andiamo nell'ultima proprio qui, quindi ne saltiamo 1, 2, 3, ne saltiamo 3 e nella quarta facciamo la maglia alta, che è in corrispondenza della maglia, vedete, della maglia nell'ultima, diciamo la penultima da questa parte e l'ultima da questa. Procedete così fino ad arrivare alla fine del giro. Arriviamo alla fine del giro e facciamo 2 catenelle, 1, 2 nell'ultima, quindi la terza, entriamo e facciamo la nostra maglia alta. Voglio prenderla un po' più, ecco, perfetto. E con il giro numero 9 vi ho mostrato tutti i giri che voi dovete fare, quindi adesso che siete qui dovrete riprendere di nuovo il giro delle maglie alte, ma mentre in questo giro nello spazio avevamo solo una catenella e solo in questo giro c'è una catenella, qui invece abbiamo 2 catenelle, quindi faremo un giro di tutte maglie alte in questo modo. Quindi partite con 3 catenelle e poi nello spazio andate a fare 2 maglie alte e poi sulla maglia alta una maglia alta, e così è per tutto il giro. Quindi voi dovete praticamente ripetere dal terzo giro fino al giro numero 9, dal terzo al 9, ok? In questo modo qui. L'unica differenza, ve l'ho fatta presente adesso, è quello che nello spazio non abbiamo una maglia alta, ma nello spazio avremo 2 maglie alte. Da qui sempre solo questo giro qui ha uno spazio, quindi una maglia alta, solo questo, poi dimenticatevelo, perché per il resto ci sono sempre 2 catenelle. Quindi dal terzo giro al nono giro è la sequenza. Fino a quando dovete andare avanti? Piegandolo lo vedrete voi da sole. Allora, per esempio, dobbiamo innanzitutto farne 2, ok? 2 parti. Piegandolo, adesso questo è veramente un campioncino, tra l'altro è delizioso, non penso di scucirlo perché questo è giusto per una bambina. Allora, quando voi lo piegate in 2, vedete la dimensione del vostro corpo, quindi questo è piccino, ovviamente, poi vi mostro l'altro. Questo è piccino, dovete solo arrivare alla quasi metà del vostro corpo. Vedete, io mi sono fermata qui perché poi andiamo a continuare sulla parte dietro, come senza fare sulla parte dietro senza fare nessun tipo di modifica, mentre sulla parte davanti andiamo a fare una leggera scollatura. Ok, per chi non vuol fare la scollatura va avanti esattamente come il dietro, così col davanti, e poi dopo verrà tipo, se lo fate uguale, ecco, girerete poi il collo così, che è anche carino. Ok, se invece volete farlo con una leggera scollatura dovete seguire me, che poi semplicemente mangiamo alcune maglie fino ad arrivare alla metà esatta del nostro corpo. Quindi a seconda di dove volete far partire la scollatura dovete continuare ad andare avanti,
ok? Andate avanti con la sequenza da 3 a 9, come io vi ho detto, dal giro numero 3 al giro numero 9. Tenete adesso guardiamo poi il campione reale, cioè il gilet vero e proprio, così vi do qualche misura. Però ciò che dovete fare è continuare ad andare avanti. Poi da lì scegliete se fare il giro del collo oppure se renderlo tutto completamente dritto come in questo modo, e poi quando lo cucite questa parte vi rimarrà in questo modo qui come collettino, diciamo così, ok? Quella sarà una vostra scelta, farlo con lo scollo o meno. Quindi da qui andate avanti. Io da qui invece mi fermo perché vedete sono già arrivata alla metà corpo di questa questa bambina che non so ancora chi sarà. Io sono già arrivata a metà corpo, quindi devo iniziare a fare la mia scollatura. Ovviamente avremo una parte destra e una parte sinistra, quindi occhio quando avete tutte e due le parti, quindi andate avanti fino a quasi metà corpo. Poi quando avete tutte e due le parti, occhio a scegliere quale sarà la parte destra e la parte sinistra, in modo tale da partire con una scollatura da questa parte e la scollatura dall'altra, e il retro ovviamente devono essere uguali, ok? Quindi adesso vi mostro quello reale in modo da darvi qualche misurina. Vediamo se riesco a mostrarvelo un pochino meglio. Ecco, a me quello che interessa mostrarvi è questo. Questi sono i giri che io ho fatto per diciamo 15 centimetri, perché poi dopo ho fatto la bordura alla manica e allo scollo, quindi per 15 centimetri, e mi sono fermata, ok? Mi sono fermata a 15 centimetri. Da qui ho iniziato a fare il mio scalfo, e come scalfo ho fatto altri 6 centimetri, esatto, 6 centimetri, ok? Quindi io ho compreso anche, no, anzi ve lo do senza la mia ondina, un lato mi misura 25 centimetri, ok? Vedete? 25 centimetri. Quello che io voglio dirvi è, questa è la metà corpo, questo gilet andrà a mia mamma, la metà corpo della mia mamma, ok? Questo scusate, questa è la metà del corpo. Io mi sono tenuta 6 centimetri per fare questa leggera scollatura. Ovviamente dietro ho continuato, e in questo modo io ho la larghezza esatta della metà corpo che mi interessava, ok? Questa è l'apertura della metà corpo che mi interessava. Ecco, questo solo per darvi un pochino l'idea. Dipende da voi da quando volete iniziare a fare questo leggera scollatura. Scusate, una caramellina, so che è maleducazione, ma ne avevo proprio bisogno, ok? E quindi poi sono andata avanti. Qui vedete sono scesa leggermente per allungarlo. Io lo trovo delizioso ragazzi, lo trovo delizioso, ma sono di parte. Qui sicuramente farò 2 laccetti, ma si possono mettere, non sicuramente, ma dovrò decidere se fare 2 laccetti o mettere i bottoncini. Andiamo avanti fino a raggiungere quasi la metà del nostro corpo e poi ci ritroviamo a fare il nostro scalfo. No, scalfo, scollo, tutte le volte. Tornando invece sul nostro campione, che poi alla fine, ripeto, non disferò perché ho fatto una bella misura, comunque sia, come dicevo dovete fare attenzione allo scollo di sinistra e lo scollo di destra. In questo caso io quello di sinistra l'ho già fatto, devo fare quello di destra, quindi cosa faccio? Io devo agganciarmi di qua, ok? Devo partire da questo punto qui, quindi io taglio il filo come se avessi finito di lavorare, anzi ho finito in realtà di lavorare da questa parte, e ricomincio da dietro, ok? Parto da dietro, quindi ripeto, parte sinistra, sì,
parte sinistra, guardando la persona dentro, questa è la parte sinistra e questa è la parte destra. Ho tagliato il filo perché mi arrivava qui, dovrei partire da questa parte a rovescio, ma io cosa faccio? Parto decisamente dal dietro e quindi dalla parte del dietro. Se faccio la scollatura qui, ovviamente mi trovo due sinistri, quindi io parto dal dietro. E visto che devo fare il giro delle maglie alte, come l'abbiamo visto dal terzo giro, ok, io dovete seguire dal terzo giro, che cosa faccio? Conto 1, 2 e 3 catenelle, inserisco la testa del mio uncinetto e aggancio il mio filo e quindi parto da qui. Riaggancio il mio filo in modo che non si sfili mai più. Tiro su 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta e, come dicevo, nello spazio andranno fatte 2 maglie alte e sulla maglia alta andiamo a fare una maglia alta e procediamo così per tutto il giro numero 10. Voi dovete seguire dal numero 3 al numero 9. Questo è il numero 10 ed è già una copia di quello che abbiamo già fatto, però la sto facendo insieme a voi proprio per, vi mando in gondola, proprio per mostrarvi come fare la scollatura, tenendo presente il fatto che prima di farlo dovete arrivare quasi alla metà del corpo, come detto nella spiegazione precedente. Ok, andiamo avanti così per tutto il giro. Arriviamo ovviamente sul nostro angolo, una maglia alta su ogni maglia alta. Nell'angolo, il classico angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Facciamo 2 maglie alte in ogni spazio e una maglia alta sulla maglia alta fino ad arrivare all'angolo che ripetiamo e ci ritroviamo non alla fine del giro, ma dove abbiamo deciso di fare l'inizio del nostro scollo. Come vedete, io ho lavorato dalla schiena, ok? Quindi se partite anche voi diciamo dalla parte della schiena, fate tutto il giro in qualsiasi punto voi siate, fate tutto il giro come avete fatto, e quando arrivate sulla parte del davanti avete scelto il tipo di altezza dello scollo che volete, vi fermate. Quindi io in questo caso, vedete, da questa parte ho lasciato 3 buchini e da quest'altra lascerò 3 buchini. Quindi, ma in qualsiasi giro voi siete, qualsiasi sia il giro, vi fermate all'altezza dello scollo che volete, cioè dalla parte che volete far iniziare lo scollo, ok? Io mi fermo qui e semplicemente giro, faccio il secondo giro. Perché parlo del secondo giro? Perché questo lo interpreto come primo giro del mio scalfo, del mio scollo, mannaggia, tra scalfo e scollo, del mio scollo, ok? Quindi se io invece devo partire dalla parte davanti, perché ovviamente devo lavorarlo così, no? Devo partire di qua, ok? Quindi lascio lo stesso spazio che lascerò in questo punto, lo lascio anche di qua e parto semplicemente, vedete, parto con una maglia alta, nel mio caso è una maglia alta, e procedo così fino ad arrivare al mio angolino, la parte sotto e la parte dietro la faccio tutta, quindi non cambia niente, cambia solo il punto di partenza per avere una parte destra e sinistra. Quando poi abbiamo fatto il primo giro dobbiamo fare il secondo, e quindi come vedete io sono partita con 3 maglie chiuse insieme per ridurre, ok? Per fare questa leggera arrotondatura, e la stessa cosa farò da questa parte ovviamente, ok? Quindi io cosa faccio? Parto con solo 2 maglie, giro, non 3 perché devo andare a chiuderle tutte e 3 insieme, ok? Giro il mio lavoro,
quindi vado nella seconda maglia alta e lavoro solo le prime 2 asoline, entro nella terza, prendo il filo e chiudo 2. Ho 3 maglie, 3 asoline sull'uncinetto, chiudo insieme, ok? E ora lavoro il giro che devo lavorare, quindi io qui devo fare la maglia alta a rilievo, vedete? Questa a rilievo, devo portare a rilievo questa parte sul davanti, quindi per fare questo io devo prenderla in questo modo, ok? E porto a rilievo questa maglia. Se per caso vi trovate a portare a rilievo la maglia invece verso di voi, il giro è questo, quindi l'uncinetto passa a fianco della maglia che dovete lavorare, in questo modo prendete il filo e fate la maglia alta e vedete che facendo in questo modo verrà il rilievo verso di voi, ok? Però questo è il mio rovescio, io il rilievo lo voglio da questa parte e quindi continuo a lavorare come ho già mostrato, così, e faccio il mio secondo giro dello scollo, che poi allarghiamo ovviamente anche il nostro gilet in lunghezza e in larghezza in questo modo, ok? Così completiamo la metà del nostro gilet. Andiamo avanti così per tutto il giro. Ovviamente, ecco, vedete, io sto procedendo col secondo giro. Quando arrivate nell'angolo, ovviamente farete l'angolo come da giro, ok? Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ho voluto riprendere proprio per mostrarvi che l'angolo è sempre lo stesso. Ovviamente l'abbiamo fatto più volte, quindi lo sappiamo. L'angolo è sempre quello e l'unica differenza è quando c'è il giro di maglie basse, ecco, è solo quello. Quando c'è il giro di maglie basse farete 2 maglie basse al posto delle 2 maglie alte e poi le catenelle di separazione sempre 2, ecco, solo per precisare, ok? Adesso sto procedendo già sulla mia schiena perché io ho già fatto l'altro angolo, ok? Procedo fino alla fine. Ho finito quindi il secondo giro, sono sulla schiena in questo momento e procedo come da schema, quindi da schema entro dentro nella prima maglia alta e faccio la maglia bassa e poi 3 catenelle, entro e faccio la mia ondina con 3 maglie alte non complete chiuse insieme. Qui c'è poco da farvi vedere perché conosciamo tutti come si fa e quindi andiamo avanti in questo modo a completare il mio terzo giro. Voi chissà in quale giro siete, ok? Quindi io completo il mio e vi mostro cosa succede qui. Allora, sono dalla parte del davanti dove devo fare il mio scollo. Cosa faccio? Vedete, io qui dovrei fare 1 2 nella terza. Qui abbiamo fatto la prima unione, cioè abbiamo praticamente da 3 maglie ne abbiamo realizzata una soltanto chiudendole insieme, quindi io devo continuare a chiudere 3 maglie insieme. E come faccio? Sono nel giro delle ondine, ho fatto la mia maglia bassa, anche se ne avessi solamente, ecco, dovessi averne solo 2 per esempio, tornerei indietro di 1 e non mi fascerei la testa perché me ne manca uno o ne ho uno in più, ok? Quindi giocate su questo potervi spostare. Io invece qui arrivo bene e di conseguenza cosa faccio? Filo sull'uncinetto, ho fatto la mia maglia bassa, non faccio un'altra ondina, ma semplicemente vado nella prima, che come ripeto è queste, vedete queste 3 insieme, ora ne valgono una soltanto, quindi vado nella prima e faccio una maglia alta e giro il mio lavoro. Ok? Adesso stiamo continuando a stringere in questo modo.
Quando invece siete nel giro delle ondine e siete già nello scollo, dobbiamo appunto andare a diminuire. Quindi che cosa facciamo? Se entriamo così, cioè praticamente io cosa ho fatto? Dalla maglia bassa, chiedo scusa, dalla maglia alta che ho fatto del giro precedente, mi sono semplicemente girata, non ho fatto niente, né catenelle né nulla, e ho fatto la maglia bassa, ok? E sono qui sull'ondina. Poi tiro su le 3 catenelle, faccio la mia ondina come ho sempre fatto, e vado ad appoggiarmi sulla catenella dell'ondina successiva e continuo così, il resto lo conoscete. Quindi in poche parole, trovate il modo di arrivare ad aggraziare un pochino, ad arrotondare un pochino il vostro scollo. Ok, io ovviamente qui mi devo fermare per forza di cose, perché sto andando a sforare le misure del mio gilet, ok, mini gilet, che poi alla fine secondo me una bambina di 3 anni riesce a indossarlo questo gilet. Adesso vi mostro meglio quanto riguarda lo scollo, vi mostro meglio, ok? Poi andiamo ad unire le parti. Allora, come vedete, appunto vi ho spiegato come andare poi sull'altra ondina e procedere in questo modo, in poche parole cercando di mangiare delle maglie per far sì che, che lo scollo venga leggermente arrotondato. Non vi preoccupate se vedete scalini o meno, perché tanto poi col giro di rifinitura cancelliamo ogni cosa e non si vede più nulla. Ok, adesso la cosa che mi preme dirvi è questa. Per andare a fare l'unione, io per esempio non ci sono, io sono qua, aspettate che vi mostro di nuovo, sono qui e mi devo fermare in questo punto, quindi io sono sulle ondine, ok, sono qua e sono sulle ondine. Che cosa succede però? Che quando io devo andare ad unire la schiena, non il davanti ovviamente, quando devo andare ad unire la schiena posso anche fare l'unione con l'ondina, però mi piace di più con lo spazio. Quindi che cosa vado a fare adesso? In qualsiasi punto voi vi troviate, se avete già raggiunta la larghezza, quindi la larghezza della metà del vostro gilet, anche se siete nelle ondine e non rispettiamo lo schema, perché io adesso cosa vado a fare? Da questo punto in cui mi trovo salgo comunque no, non salgo sull'ondina, faccio le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia maglia alta e 2 maglie alte, perché devo fare comunque i miei buchini, ok? Quindi praticamente il mio scollo finirà in questo modo, mi aggancerò così, poi 2 catenelle e proseguo. Quindi in qualsiasi punto voi vi trovate, dovete fare l'ultimo giro in questo modo, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi potete trovarvi qui o potete trovarvi qui, quindi o qui, forse qui ve lo faccio vedere meglio, vi potete trovare in questo giro o in questo giro. Ma se per caso voi siete sulle ondine come me in questo momento, o siete sulle maglie alte, fate nello stesso modo, cioè dovete riuscire a finire con degli archetti, con questi diciamo rettangolini, ecco, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ok, se siete sulle maglie alte facilissimo, fate una maglia alta, 2 catenelle, saltate 2 catenelle di base, una maglia alta. Quindi o arrivate bene e di conseguenza sarete nel giro dove dovete appunto fare questo tipo di disegno con il buchino, oppure lo create voi per andare, quindi l'ultimo giro sarà quello con i buchini. Ok,
Io adesso procedo con l'ultimo giro con i buchini, voi invece andate avanti e proseguite nel vostro scollo facendo delle diminuzioni sia nella parte destra che a specchio nella parte sinistra, poi ci ritroviamo per unire la parte. Ecco, io sono pronta adesso a iniziare le mie cuciture. La prima cosa che vado a fare è cucire le due spalle. Praticamente io con 100 grammi ho realizzato, no, ve lo voglio dire perché può essere interessante, adesso lo andiamo a completare, siamo a 32 centimetri di larghezza, 32 centimetri e 31 centimetri di altezza, uno scalfo di 16 centimetri e uno scollo di circa 6 centimetri. Ecco, questa misura dovrebbe andare bene per una bambina di 3 anni. Quindi io non ho bambini di 3 anni, però di scucirlo proprio non ne ho, mi piace troppo, non lo scucirò e quindi vedremo cosa farne. Ora parliamo invece di cosa dobbiamo fare noi. Andiamo a cucire questa parte semplicemente con ago e filo e andiamo a cucire la parte della spalla sia da una parte che dall'altra. Naturalmente cuciremo nella parte del rovescio. E faremo attenzione a che i punti combacino. Quindi mi aggancerò nel punto, nel primo punto, e nel primo punto anche dalla parte opposta. Poi sistemo bene il lavoro in modo tale che le maglie debbano combaciare e poi vado ad unire in questo modo. Se volete farlo ad uncinetto potete tranquillamente farlo anche ad uncinetto, Io lo faccio sempre ad uncinetto, però questa spalla la voglio fare così. Ok, qui c'è poco da vedere, quindi finisco la spalla, ho già cucito anche la seconda, poi andiamo a unire la schiena. Ok, pronti per cucire la nostra schiena, quindi mettiamo il dritto verso di noi, giriamo il lavoro in modo da poterlo guardare bene e dobbiamo chiudere con delle maglie basse. Quindi io ho l'asolina dalla mia parte, farò una catenella, andrò dalla parte opposta contando 1, 2 e 3, faccio passare il filo all'interno e abbiamo fatto la prima maglia. Ho il filo messo male. Ok, mi sono sistemata. Ora andiamo nel primo archetto, prendiamo il filo come per voler fare la maglia bassa, poi però andiamo dalla parte opposta nel buco a specchio, quindi dalla parte proprio sinistra, diciamo, questa è destra, questa è sinistra, quindi entro, prendo il filo e chiudo insieme. Rifaccio perché devo comunque fare 2 maglie basse in ogni archetto, quindi prendo il filo, ne ho 2, vado dalla parte opposta, prendo il filo, ne ho 3, chiudo insieme. Stessa cosa farò sulla maglia alta, entro, prendo il filo, entro nella maglia alta dalla parte opposta, prendo il filo, chiudo tutti e 3. Di nuovo, entro nell'archetto, prendo il filo, nell'archetto opposto prendo il filo, ne ho 3, li chiudo insieme. Di nuovo, perché in un archetto vanno, ripeto, 2 maglie basse, prendo il filo, vado dalla parte opposta, prendo il filo, chiudo insieme. Sulla maglia alta
entro, prendo il filo, vado sulla maglia alta opposta, prendo il filo e chiudo insieme. Il risultato sarà questo. Quindi continuo, ve lo mostro ancora, ma è semplicissimo. Nell'archetto prendo il filo, vado nell'archetto opposto, prendo il filo, quando ho 3 asoline chiudo insieme. Non stringete il lavoro, mi raccomando, entro dentro, prendo il filo, chiudo insieme. Sulla maglia alta faccio la stessa cosa, vado nella maglia alta opposta, stessa cosa, chiudo e andate avanti così. Sulla maglia alta una soltanto, mentre nello spazio ne facciamo 2. Ok, continuiamo così fino a chiudere completamente la nostra schiena. Arrivati alla fine della nostra chiusura, procediamo sempre nello stesso modo. Quindi qui abbiamo una maglia bassa, devo completare la seconda e poi sulla maglia alta farò una maglia bassa, sulla maglia alta farò una maglia bassa o 3 asoline, chiudo insieme e nell'angolino ne faccio solo una e così ho chiuso la mia schiena e ve la mostro. Vedete? Mi piace moltissimo perché riprende questa parte, la parte del rilievo. Ok, ora io qui ho finito i miei 2 gomitoli, quindi i miei 100 grammi li ho finiti. Ora abbiamo chiuso il nostro gilet. Oddio, adorabile. È bellissimo. Ora cosa dobbiamo fare? Ci sarà chi non vuole allungarlo, tipo me. Io questo non lo allungo perché ovviamente sarebbe sproporzionato allungarlo, ok? Quindi per l'ipotetica bambina che deve indossarla la misura è giusta, quindi la misura è questa, ma ci sarà qualcuno che vuole allungarlo come io ho fatto nel progetto originale. Quindi cosa si fa? Innanzitutto si parte dall'angolino e si segue lo schema che abbiamo sotto. Ok, voi dite però Marina, io qui, tu per esempio, io Marina, hai deviato il tipo di schema. Ok, vero, ma non importa, io parto esattamente come se avessi fatto, io parto da questo punto, cioè dopo i 2 giri delle ondine io devo fare le maglie basse, quindi io parto come se fossi qui, salterò un giro di ondine, non importa, ok? Quindi io riparto esattamente da questo punto, dal mio angolo. Nell'angolo però faccio soltanto una maglia bassa. Ok, e poi sapete che dobbiamo fare una maglia bassa su ogni maglia alta e nello spazio faremo 2 maglie basse, quindi lo schema deve continuare. Ok? E quindi ci siamo. Quando tornerete indietro, facciamo finta di aver fatto già tutto il giro di maglie basse, quando tornerete indietro, adesso vediamo se l'ho fatto nel punto giusto, aspettate, facciamo ancora questo così. Ok, quando avete fatto questo giro tornerete indietro e dove io dovevo fare la maglia alta, quindi io faccio finta di essere arrivata alla fine,
farò la mia maglia alta, perché dopo le mie maglie basse ci saranno i buchini. Quindi 2 catenelle, dove c'è la mia maglia alta faccio la mia maglia alta, quindi nella maglia bassa, per in corrispondenza della maglia alta, ho fatto la maglia alta. Poi sulla l'ultima maglia alta, che è questa, farò la mia maglia alta, e arrivando qui però vedete io ho solamente 2 buchini, quindi io faccio una catenella, perché qui ho solo una maglia bassa, e qui entro meglio, ok, perfetto, presa, e faccio la mia maglia alta. Giriamo il nostro lavoro, faccio finta di fare avanti e indietro, ma voi avete capito, vero? E adesso devo fare 1 2 3, quindi maglia alta, e dove io ho fatto una sola catenella farò una sola maglia alta e poi procedo. Qui invece ho 2 catenelle e faccio 2 maglie alte. Arrivo alla fine del giro e concludo come ho iniziato, ovviamente non come sto facendo io, perché io vi sto solo mostrando come fare, ok? Arrivo alla fine del giro e chiudo come ho chiuso qui. Adesso torno di nuovo indietro, finito il giro, torno indietro e faccio il giro delle maglie a rilievo. Guardo il rilievo dov'è. Ecco, il rilievo io ce l'ho da questa parte, quindi parto con le mie 3 catenelle, quindi come se avessi già finito il giro, e poi metto a rilievo dalla parte dietro, quindi così il rilievo va nella parte dritta. Finisco con una maglia alta sulla terza catenella, ok, e in questo modo voi procedete in modo dritto. Ecco, io da qui poi devo partire con, allora vediamo, sì, devo partire con le mie ondine, quindi farò 2 giri di ondine, eccetera eccetera. Quindi ora sapete come andare avanti. Dicevo, distribuite bene le ondine come sempre abbiamo fatto, ok? Quindi se per caso vi ritrovate, io sto cercando di disfare adesso questo giro, se per caso vi ritrovate con una maglia in meno o una maglia in più, sapete che non dovete fasciarvi assolutamente la testa, ok? Trovate sempre il modo per finire. Allora io poi adesso avrò il mio bel filo da torcere qui a disfare questi giri che ho fatto per mostrarvi, ma non è un problema, adesso lo disfo piano piano. Nel frattempo vi faccio vedere un altro punto che ci tengo a mostrarvi. Allora, il punto centrale dell'unione tra la parte destra e la parte sinistra. Voi lo saprete sicuramente fare, ma io lo voglio mostrare comunque, perché non si sa mai, casomai c'è qualcuno che si trova in difficoltà. Allora, vedete che in corrispondenza degli angoli, quindi questo era il mio ex angolo, si fa, ovviamente io ho fatto le maglie basse, in questo caso dovevo fare le maglie alte, si fa una maglia alta per ogni maglia alta dell'angolo, quindi sono 2. Poi nell'angolo ho fatto una maglia alta, nella cucitura ho fatto una maglia alta e poi ovviamente a specchio, no? Quindi nello spazio una maglia alta e 2 maglie alte sulle maglie alte. Ok, poi ho continuato. Fossero state maglie basse avrei fatto la stessa cosa ma con maglie basse, fossero state ondine avrei dovuto semplicemente ogni 3 fare un'ondina, quindi
guardate bene che non si allarghi, che non sia troppo stretto qui, ma sicuramente avete capito che potete sistemare le ondine in base alla vostra misura. Quindi per quanto riguarda allungarlo, poi lo allungate quanti giri voi volete, fino a farlo arrivare anche cappotto, per farvi capire, no? Lunghissimo fino alle ginocchia, quindi potete tranquillamente allungarlo come volete. E poi alla fine che cosa ho fatto? Alla fine ho fatto un giro di ondine, né più e né meno, come noi lo facciamo. Quindi ho saltato 2 e nella terza ho fatto la mia ondina. Adesso cerco di sistemare quella piccola parte che vi ho mostrato per allungarlo e poi lo riprendiamo insieme. Bene, per fare il giro di rifinitura io parto dal mio angolo, quindi faccio una catenella e una maglia bassa, ok, e a questo punto parto con le mie ondine. Sto lavorando nella parte dritta, quindi il dritto è verso di me. Ok, fatta la mia prima ondina, vado ad agganciarmi, perfetto, senza che, ok, praticamente in ogni angolo che voi farete, ecco, adesso mi aggancio, prima lo chiudo e mi aggancio su questa e via dicendo. In ogni angolo io avrò una maglia bassa e parto con la mia ondina e da questa parte finisco agganciandomi nella maglia bassa. Ok, qui ci sarà l'ondina e qui mi aggancio con la maglia bassa. Procedo, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua. Allora, nell'angolo abbiamo la maglia bassa e poi tutte le ondine, ok, vedete che le ondine vanno in tutto il mio retro fino ad arrivare nella parte davanti. Qui mi sono agganciata, quindi ho fatto la mia ondina e la maglia bassa in centro proprio del mio, ovviamente qui sono andata avanti, ok, quindi vedrete dei giri in più, comunque il concetto è lo stesso. Nella parte centrale noi faremo la maglia bassa e quindi questo è l'angolo e qui abbiamo le nostre ondine che scendono in questo modo. Per quanto riguarda, vabbè, per il resto segue praticamente tutto il perimetro, no? del nostro gilet in canto d'onda. Stessa cosa avverrà qui. Questo è lo scalfo, dove c'è la giunzione avrò la maglia bassa e quindi le ondine si chiudono nel nostro centro con la maglia bassa e poi ripartono, poi seguono tutto intorno fino ad arrivare qui a collegarmi con la mia maglia. Ovviamente qui ho un altro angolo dove c'è la maglia bassa e qui procedo chiudendo con una maglia bassissima nella maglia bassa di inizio. Ve lo mostro adesso, finito anche nel piccolino. Terminato. Un meraviglioso, credetemi, è veramente meraviglioso e caldissimo gilet in canto d'onda. Questo è una misura per bambina e l'ho fatto, cioè doveva essere solo un campioncino, alla fine l'ho finito completamente. Vedremo poi a chi andrà indirizzato, perché non ho bambini, ma questo merita proprio di essere indossato. È un capo veramente stupendo, scusate, me lo dico, me lo sto continuando a dire da sola. Ma guardatelo. Spero di riuscire a fare anche delle foto carine da potervi mostrare. Magari voi avete dei bambini e potete realizzarlo in questo modo, perché è veramente... Poi ho messo semplicemente un bottoncino, ok? Ed ecco fatto. Io spero vi sia piaciuto seguirmi, spero vi sia piaciuto questo video e francamente spero anche di vederne tanti di gilet in canto d'onda. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, aiutatemi a crescere. Lo farete?
Fatemi sapere se vi è piaciuto. Grazie di tutto.